Ti sei mai sentito travolto da un irresistibile bisogno di allontanarti da tutto e tutti? Non è solo una tua scelta, c'è qualcosa di molto più profondo che ti spinge a farlo. Cosa sta cercando di dirti l'universo? In questo video scoprirai la vera ragione dietro il tuo isolamento e perché è fondamentale che tu lo capisca. I prescelti spesso si trovano isolati, il che a volte non è una decisione consapevole, ma piuttosto una spinta dall'universo. Questo isolamento forzato può essere confuso e difficile da gestire, ma è importante capire che l'universo ha un proposito dietro a questo. L'isolamento serve per aiutarti ad affrontare e risolvere i tuoi problemi. Nella frenesia della vita quotidiana è facile perdere il contatto con il tuo io interiore e con il divino. L'isolamento elimina le distrazioni e il rumore, permettendoti di concentrarti su te stesso. Durante questo periodo puoi riflettere sulla tua vita, sulle tue scelte e sul tuo scopo. Questa riflessione è essenziale per comprendere meglio te stesso e favorire la tua crescita spirituale. L'isolamento è anche un'occasione per formare una connessione più profonda con il divino. Quando sei solo, hai l'opportunità di comunicare in modo più aperto e sincero con l'universo o con il tuo potere superiore. Questa connessione è cruciale per il tuo sviluppo spirituale, aiutandoti a ricevere saggezza e guida che potrebbero essere difficili da percepire nel caos della vita quotidiana. Ma questo è solo la superficie. Ci sono motivi più profondi e nascosti di cui potresti non essere consapevole. Continua a guardare per scoprire quali sono. I prescelti hanno una sensibilità spirituale accentuata, il che significa che sono più in sintonia con le energie e le vibrazioni che li circondano. Riescono facilmente a captare le emozioni e le intenzioni degli altri, così come l'atmosfera generale di un luogo. Questa sensibilità può farli sentire sopraffatti in ambienti affollati o negativi. La continua esposizione a energie esterne può essere stancante e angosciante, rendendo difficile trovare pace e mantenere l'equilibrio interiore. Per via di questa sensibilità accentuata, i prescelti potrebbero sentire il bisogno di solitudine per ricaricarsi ed elaborare le loro esperienze. Stare da soli permette loro di sfuggire agli stimoli opprimenti e trovare un senso di calma. In solitudine possono rielaborare le energie assorbite e rilasciare qualsiasi negatività raccolta. Questo è essenziale per mantenere il loro benessere mentale, emotivo e spirituale. L'isolamento è un'opportunità per i prescelti di connettersi più profondamente con la propria energia e con il divino, lontano dal rumore e dalle distrazioni del mondo esterno. Possono concentrarsi sul loro io interiore e sulle pratiche spirituali, rafforzando così la loro connessione con il potere superiore e ottenendo chiarezza sul loro cammino e sul loro scopo. Coloro che sono prescelti potrebbero trovarsi isolati dall'universo per guarire traumi o esperienze negative passate. Queste esperienze possono essere ferite emotive, psicologiche o spirituali che necessitano di attenzione e cura. L'isolamento crea uno spazio sicuro dove possono concentrarsi sulla comprensione e la guarigione di queste ferite senza distrazioni o pressioni esterne. Guarire dalle esperienze passate è un processo che richiede introspezione. In solitudine, i prescelti hanno l'opportunità di guardare dentro di sé e affrontare il dolore che hanno portato con sé. Possono riflettere sul loro passato, riconoscere l'impatto che ha avuto su di loro e iniziare il processo di liberazione. Questa introspezione è cruciale perché permette loro di comprendere le cause profonde del loro dolore e come questo abbia modellato le loro vite. La solitudine offre anche il tempo e lo spazio necessari per sperimentare ed elaborare pienamente le emozioni. Nella frenesia della vita quotidiana è facile ignorare o mettere da parte le emozioni. Tuttavia, una vera guarigione richiede di sentirle e comprenderle. L'isolamento permette ai prescelti di sedersi con le loro emozioni, capirle e rilasciarle in modo sano.
Durante i periodi di isolamento è essenziale fidarsi dell'universo e del suo piano per te. L'isolamento può essere un'esperienza difficile e confusa, ma capire che c'è un proposito più grande dietro di esso può offrire conforto e guida. Fidarsi dell'universo significa credere che l'isolamento che stai vivendo sia per il tuo massimo bene, anche se inizialmente potrebbe non sembrare così. Fidarsi dell'universo implica avere fede che le sfide e la solitudine che affronti facciano parte di un piano divino. Questa fede ti aiuta a rimanere con i piedi per terra e paziente durante i momenti di incertezza. Quando ti fidi dell'universo, puoi lasciare andare il controllo e accettare che tutto si sta svolgendo come dovrebbe. Questa accettazione può portare pace e ridurre l'ansia che spesso accompagna l'isolamento. Credere nel piano dell'universo ti incoraggia a cercare lezioni e opportunità di crescita nella tua solitudine. Invece di vederla come una punizione o una battuta d'arresto, inizi a comprenderla come un momento per lo sviluppo personale e spirituale. Questo cambiamento di prospettiva può trasformare la tua esperienza, rendendola più positiva e illuminante. Sviluppare fiducia nell'universo implica anche ascoltare la tua intuizione. L'isolamento offre uno spazio tranquillo per sintonizzarsi sulla tua voce interiore e ricevere guida dal tuo sé superiore. La tua intuizione può indirizzarti verso le azioni e i pensieri più benefici per la tua crescita. Fidarsi di questi segnali interiori può aiutarti a navigare meglio l'isolamento con maggiore fiducia. L'isolamento porta con sé una serie di sfide, specialmente per chi è in un viaggio spirituale. Una delle difficoltà principali è la solitudine. Essere soli per lunghi periodi può farti sentire disconnesso dagli altri e dal mondo. Questo senso di solitudine può essere intenso e travolgente, rendendo difficile mantenere una visione positiva. Un'altra sfida significativa è il rischio di esaurimento spirituale. Durante l'isolamento c'è spesso un'enfasi sull'introspezione profonda e sulle pratiche spirituali. Sebbene questo possa essere utile, può anche diventare estenuante. Delving continuamente nel proprio sé interiore e cercare di crescere spiritualmente senza pause può portare alla fatica. È essenziale riconoscere quando è necessario riposare e prendersi cura della propria salute mentale ed emotiva. Mantenere la motivazione può essere difficile durante l'isolamento. Senza la convalida esterna e il sostegno che derivano dall'interazione con gli altri, è facile scoraggiarsi. La mancanza di interazione sociale può rendere difficile rimanere impegnati nelle pratiche spirituali e nei propri obiettivi. È importante trovare modi per mantenerti ispirato e concentrato, anche quando sei da solo. L'isolamento può anche far emergere problemi emotivi non risolti. Quando sei solo, hai più tempo per pensare e riflettere, il che a volte può portare a galla traumi passati o esperienze negative. Affrontare queste emozioni senza un sostegno può essere difficile. È cruciale trovare modi sani per elaborare questi sentimenti, che sia attraverso il journaling, la meditazione o cercando aiuto professionale se necessario. Abbracciare la solitudine è una parte fondamentale del viaggio spirituale per i prescelti. Invece di vedere l'isolamento come un'esperienza negativa, è utile considerarlo come un'opportunità per una crescita spirituale profonda. La solitudine fornisce un ambiente unico in cui puoi concentrarti completamente sul tuo io interiore e sulla connessione con il divino. Ti permette di stabilire un legame più profondo con il divino, lontano dalle distrazioni e dai rumori della vita quotidiana. In questo modo puoi sintonizzarti con la tua voce interiore e con la guida di un potere superiore. Questa connessione può offrirti chiarezza, ispirazione e un senso di scopo, aiutandoti ad allinearti con il tuo vero percorso e a prendere decisioni in armonia con i tuoi obiettivi spirituali. Trascorrere del tempo da solo può anche rafforzare la tua resilienza emotiva.
Quando affronti i tuoi pensieri e le tue emozioni senza distrazioni, impari a gestirli in modo più efficace. Questa forza emotiva è essenziale per affrontare gli alti e bassi della vita. Ti aiuta a rimanere centrato ed equilibrato anche nelle situazioni difficili. Praticare la meditazione e la preghiera durante l'isolamento è essenziale per approfondire la tua connessione spirituale. Queste pratiche offrono un modo per calmare la mente, connetterti con il divino e trovare pace interiore. La meditazione regolare e la preghiera possono trasformare la tua esperienza di solitudine, trasformandola in un momento di crescita spirituale profonda. La meditazione è una pratica che coinvolge il concentrarsi della mente e l'eliminazione delle distrazioni. Aiuta a calmare la mente, ridurre lo stress e migliorare la chiarezza. Dedicando del tempo ogni giorno alla meditazione, crei uno spazio per l'introspezione e la connessione spirituale. Questa pratica ti consente di sintonizzarti con il tuo io interiore e di ottenere intuizioni sui tuoi pensieri, emozioni e sul tuo percorso spirituale. Esistono vari tipi di meditazione, come la meditazione di consapevolezza, la meditazione guidata e la meditazione con mantra. La meditazione di consapevolezza implica concentrarsi sul momento presente e osservare i propri pensieri senza giudizio. La meditazione guidata utilizza visualizzazioni e istruzioni per aiutarti a rilassarti e a concentrarti. La meditazione con mantra prevede la ripetizione di una parola o una frase per centrare la mente. Sperimentare diverse forme di meditazione può aiutarti a trovare quella che risuona di più con te. La preghiera è un altro potente strumento per la crescita spirituale. Coinvolge la comunicazione con il divino, esprimendo gratitudine, cercando guida e chiedendo sostegno. La preghiera ti aiuta a costruire una relazione personale con un potere superiore, offrendo conforto e rassicurazione durante i momenti di isolamento. La preghiera regolare può rafforzare la tua fede e migliorare il tuo senso di connessione con il divino. Dopo un periodo di isolamento, prepararsi a ritornare alla comunità è un passo importante per i prescelti. Questa transizione può essere sia eccitante che impegnativa, poiché implica integrare la crescita personale e spirituale che hai raggiunto durante la tua solitudine nelle tue interazioni con gli altri. Ecco alcuni aspetti chiave da considerare mentre ti prepari a questo ritorno. Prima di tutto, è essenziale riflettere sugli insegnamenti e sulle lezioni che hai acquisito durante il tuo isolamento. Prenditi del tempo per esaminare le tue esperienze, le sfide affrontate e la crescita raggiunta. Questa riflessione ti aiuterà a capire come sei cambiato e quali nuove prospettive ora possiedi. Riconoscere questi cambiamenti ti consente di avvicinarti al ritorno nella comunità con un senso di identità e scopo più chiaro. In secondo luogo, è importante stabilire intenzioni chiare per la tua reintegrazione nella comunità. Pensa a come desideri interagire con gli altri e a cosa speri di ottenere. Queste intenzioni possono guidare le tue azioni e interazioni, aiutandoti a rimanere allineato con i tuoi obiettivi spirituali. Che si tratti di coltivare connessioni più profonde, condividere i tuoi insegnamenti o mantenere le tue pratiche spirituali, avere intenzioni chiare assicura che la tua transizione sia significativa e consapevole. Mantenere le pratiche spirituali sviluppate durante l'isolamento è cruciale. Queste pratiche, come la meditazione, la preghiera e l'autoriflessione, hanno sostenuto la tua crescita e il tuo benessere. Continua a dare priorità a queste pratiche anche quando rientri nella comunità. Ti aiuteranno a rimanere centrato e radicato, fornendo una base stabile mentre affronti le interazioni sociali e le attività quotidiane. È anche importante gestire la tua energia e i tuoi confini. Tornare a un ambiente più sociale può essere opprimente, specialmente se ti sei abituato alla solitudine. Sii consapevole dei tuoi livelli di energia e prenditi delle pause quando necessario. Impostare confini sani
ti aiuta a proteggere il tuo benessere e garantisce che tu possa interagire con gli altri in modo equilibrato. Comunica chiaramente i tuoi bisogni e non avere paura di dire no quando necessario. Se stai ancora guardando, vorrei ringraziarti per la tua attenzione. Se hai apprezzato il contenuto e desideri vedere di più, iscriviti al canale e sentiti libero di condividere le tue esperienze o pensieri nei commenti qui sotto.